Bentrovati in un nuovo progetto. Partiamo subito nel mettere su 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto uniamo con la prima catenella all'ultima con una maglia bassissima, in modo da formare un cerchio con le catenelle. A questo punto facciamo una catenella, tiriamo leggermente la nostra maglia perché in questo momento dobbiamo andare a lavorare il punto puff, quindi questa sarebbe la prima maglia. Filo sull'uncinetto, entriamo nel centro del nostro cerchio appena creato con le catenelle, portiamo su, filo nuovamente sull'uncinetto, entriamo nuovamente nel cerchio e chiudiamo tutte le maglie insieme, realizzando una catenella per poter completare il nostro primo punto puff. A questo punto facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, andiamo nuovamente a lavorare nel cerchio, quindi inseriamo l'uncinetto, facciamo passare il filo e tiriamo leggermente su. Nuovamente filo sull'uncinetto, passiamo nuovamente nel cerchio e mettiamo tutte le maglie in parallelo, filo sull'uncinetto nuovamente, entriamo nuovamente nel cerchio e a questo punto filo sull'uncinetto, tiriamo per chiudere le maglie, attenzione a non chiudere anche questa, la facciamo passare in questo modo per poi nuovamente filo sull'uncinetto e chiudere insieme, in modo tale che risulti in questo modo. Andiamo avanti, dobbiamo fare nuovamente le 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e ripetiamo nuovamente il punto come abbiamo fatto in questa parte. Quindi entriamo nel cerchio, portiamo su, entriamo nuovamente nel cerchio e siamo entrati per la seconda volta, quindi prendiamo nuovamente il filo sull'uncinetto, entriamo nuovamente nel cerchio, considerate che dobbiamo entrare nel cerchio per 3 volte. A questo punto poi dopo chiudiamo in questo modo e poi facciamo un'altra maglia in modo da chiudere anche quest'altro punto che abbiamo appena creato. Facciamo nuovamente le 3 catenelle e andiamo avanti in questo modo. Considerate che dobbiamo fare 1, 2, 3, dobbiamo arrivare a 7. Una volta arrivati a 7 ci ritroviamo nuovamente. Una volta che abbiamo ottenuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti puff, andiamo a chiudere il nostro giro nella prima maglia in questo modo con una maglia bassissima. Da qui abbiamo completato il nostro primo giro. Facciamo il secondo, quindi entriamo nelle catenelle e facciamo una maglia bassissima. Da qui facciamo una catenella, allunghiamo leggermente la nostra maglia, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio e facciamo 1, portiamo su, filo sull'uncinetto, 2, portiamo su. Il primo punto che lavoriamo ogni volta all'inizio del giro lo chiudiamo tutto insieme, quindi vuol dire anche le maglie, le catenelle, e facciamo un'altra maglia per chiuderlo completamente. Da qui facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso spazio che abbiamo appena lavorato e facciamo 1, 2 e 3. Qui lavoriamo come abbiamo fatto finora, quindi chiudiamo le maglie in questo modo e l'ultima la lavoriamo chiudendola a 2. A questo punto facciamo una catenella, filo sull'uncinetto e andiamo avanti. Entriamo nel punto sottostante in questo modo e lavoriamo una maglia alta. Da qui facciamo una catenella, entriamo, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio e lavoriamo il nostro primo punto puff in questo spazio. Portiamo sempre su 1, 2 e 3, chiudiamo e chiudiamo. Da qui
facciamo 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso spazio e lavoriamo nuovamente 1, 2, 3, chiudiamo e chiudiamo. Quindi quello che dobbiamo fare in questo giro è andare a lavorare una catenella sulla maglia, sul punto sottostante, andiamo a lavorare una maglia alta per poi fare una catenella, punto puff, 2 catenelle, punto puff. Quindi adesso qui faremo una catenella, una maglia alta, una catenella, punto puff, 2 catenelle, punto puff. Continuiamo in questo modo completando tutto il giro. Completiamo il nostro giro. Io sono all'ultimo punto puff che ho realizzato, devo fare una catenella, filo sull'uncinetto, lavoro l'ultimo punto a maglia alta, faccio l'altra catenella e vado a chiudere nel primo spazio che si è creato tra i primi 2 puff con una maglia bassissima. In questo modo abbiamo chiuso anche il secondo giro. Andiamo avanti con il nostro progetto e iniziamo il nostro terzo giro. Facciamo una catenella, allunghiamo la nostra maglia come facciamo inizialmente del giro e facciamo le nostre 2 gettate nello spazio per poter creare il nostro primo punto. Chiudiamo insieme e chiudiamo con una catenella. Da qui facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso spazio e lavoriamo l'altro punto puff con 1, 2 e 3 gettate. Chiudiamo le maglie, lasciamo la prima delle catenelle per poi chiuderla insieme. A questo punto dobbiamo lavorare, facciamo una catenella e lavoriamo sulla maglia che abbiamo lavorato precedentemente. Sulla maglia andiamo a lavorare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Andiamo avanti, facciamo una catenella e da qui entriamo negli spazi dove prima avevamo precedentemente lavorato i punti puff. Quindi in questo spazio andiamo a lavorare 1, 2, 3, chiudiamo, chiudiamo per creare il nostro primo punto puff, per poi fare 2 catenelle e nuovamente nello stesso spazio 1, 2, 3, chiudiamo e chiudiamo. A questo punto dobbiamo ripetere nuovamente le 3 maglie alte, quindi facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, andiamo sulla maglia alta lavorata precedentemente e lavoriamo 1, 2 e 3, una catenella, filo sull'uncinetto e andiamo nuovamente negli spazi, nello spazio dove ci sono i 2 puff che avevamo precedentemente lavorato e facciamo 1, 2, 3 gettate, chiudiamo, chiudiamo, 1, 2, nuovamente 1, 2, 3, chiudiamo e chiudiamo. Continuiamo questo giro in questo modo, alternando le 3 maglie alte con i 2 punti puff, completandolo per poi ritrovandoci nuovamente da questa parte. Arrivati a fine giro chiudiamo il tutto con una maglia bassissima nel primo spazio e nuovamente ripartiamo una catenella, teniamoci un po' larghi e lavoriamo il nostro primo punto puff. Chiudiamo e chiudiamo 2 catenelle, da qui lavoriamo il nostro secondo punto puff nello stesso spazio e a questo punto andiamo avanti con una catenella e da qui ci ritroveremo sulle 3 maglie alte che abbiamo lavorato precedentemente. Sia su queste che su tutte le altre che abbiamo lavorato
dobbiamo andare a lavorare in questo modo. Nella prima maglia andremo a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2, nel centro ne lavoreremo una, nella prossima ne lavoreremo 2, 1 e 2, in modo tale che ci ritroviamo con 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte. Da qui facciamo una catenella, filo sull'uncinetto ed andiamo nuovamente nei motivi, nei punti puff. Quindi nello spazio andiamo a lavorare 1, 2, 3, chiudiamo, chiudiamo, 2 catenelle, 1, 2, 3, chiudiamo e chiudiamo. Da qui nuovamente una catenella e andiamo nuovamente sulle maglie, quindi 1 e 2 nella prima maglia, una nella prossima, una e 2 nella prossima. Qui una catenella e andiamo nuovamente nello spazio per creare nuovamente i punti puff. Andiamo avanti in questo modo, completiamo tutto il giro e poi ci ritroviamo. Completato il giro facciamo una catenella e andiamo avanti con il nostro lavoro nel fare il primo punto puff, per poi fare 2 catenelle nello stesso spazio, lavoriamo l'altro punto puff, una catenella e sulle maglie lavoriamo 2 maglie alte nel primo punto, 1 e 2, una maglia alta per ogni punto fino ad arrivare all'ultimo punto, quindi lavoriamo anche questo. L'ultimo punto ne lavoriamo 2, quindi una e 2. Da qui poi facciamo una catenella, filo sull'uncinetto e adesso entriamo nei motivi lavorando sempre i nostri 2 punti puff nello spazio. Quindi chiudiamo, chiudiamo, facciamo 2 catenelle, prossimo punto puff, 1 e chiudiamo e chiudiamo. Da qui facciamo una catenella e andiamo avanti, lavoriamo sulle maglie alte come abbiamo fatto qui, quindi 2 maglie alte nel primo punto, poi lavoriamo una maglia alta per ogni punto per poi lavorare nell'ultimo punto altre 2 maglie alte. Completiamo il giro e poi ci ritroviamo nuovamente. Una volta completato il giro e siamo arrivati a una misura intorno ai 15-16 cm, ci fermiamo. Se in caso non siete arrivati a questa misura, andate avanti lavorando i 2 motivi di puff sui 2 motivi nello spazio, mentre nelle maglie alte lavoriamo la prima maglia alta, sempre 2 maglie alte, per poi una maglia alta per ogni punto e lavorare l'ultima maglia alta, 2 maglie alte. Facciamo i giri che ci occorrono fino ad arrivare alla misura che ci serve. Una volta fatto questo, ci fermiamo di lavorare in questo modo e lavoriamo in un altro modo. Andiamo avanti nel realizzare 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Da qui contiamo questi 2 spazi come punti. Quindi lasciamo il primo spazio, lo contiamo come punto, secondo spazio come punto, terzo, quarto, entriamo nel quinto e lavoriamo una maglia bassa. Fatto questo giriamo il nostro lavoro, andiamo avanti, filo sull'uncinetto e lavoriamo a mezza maglia alta, prendendo solo le catenelle, quindi facciamo una, filo sull'uncinetto, 2, 3, 4 e 5 mezze maglie alte. Da qui giriamo nuovamente il nostro lavoro, prendiamo nuovamente il filo sull'uncinetto e a questo punto andiamo a lavorare
mettendo il nostro lavoro appena completato in questo modo e andando a lavorare queste maglie. Possiamo fare anche così, dobbiamo lavorare praticamente negli spazi che abbiamo lasciato, 1 2 3 4, quelli che abbiamo lasciato prima. Quindi entriamo con l'uncinetto, lavoriamo a maglia alta, 1, questo è l'altro spazio e sono 2. Adesso entriamo nel punto 3 e nell'ultimo punto lasciato sono 4. Andiamo avanti con il nostro lavoro. A questo punto facciamo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Da qui contiamo 4 maglie, una, saltiamo questa che è quella che abbiamo appena quella che abbiamo lavorato precedentemente, quindi 1 2 3, entriamo nella quarta e chiudiamo con una maglia bassa. Da qui giriamo nuovamente il nostro lavoro e facciamo quello che abbiamo fatto precedentemente, quindi mezza maglia alta, 1 2 3 4 e 5. Giriamo nuovamente il nostro lavoro e lavoriamo le maglie alte, con l'unica accortenza che la prima maglia alta la dobbiamo lavorare nel punto di chiusura dell'altro lavoro che abbiamo fatto prima, del motivo che abbiamo fatto prima, quindi qui. Prendiamo nuovamente il filo sull'uncinetto, passiamo sempre dalla parte di dietro del lavoro appena completato. Questo è il punto che abbiamo lavorato prima, noi lo lavoriamo adesso a maglia alta. 1, da qui lavoriamo il secondo, il terzo e il quarto, in modo tale che così il nostro lavoro sia continuo per quanto riguarda le maglie alte. Nuovamente 5 catenelle, 1 2 3 4 5. Andiamo a contare, ricordatevi sempre che gli spazi valgono come punti, quindi questo è il punto che abbiamo lavorato precedentemente ma che lavoreremo a maglia alta dopo, quindi non lo contiamo adesso. Contiamo il prossimo, 1 2 3 e 4, maglia bassa, giriamo, 1 2 3 4 e 5. Giriamo nuovamente, filo sull'uncinetto, primo punto, 1 2 3 e come ultimo punto, eccolo qui, 4. Facciamone giusto un altro insieme, 1 2 3 4 5. Saltiamo questo punto, lo lavoriamo solo a maglia alta dopo, quindi facciamo 1 2 3 e 4, maglia bassa, giriamo il nostro lavoro, filo sull'uncinetto, 1 2 3 4 5. Giriamo nuovamente, filo sull'uncinetto, facciamo passare, prendiamo questo punto qui e lavoriamo la nostra prima maglia alta,
1, 2, 3 e 4. Andiamo avanti completando tutto il giro. Arrivati a fine giro, se avete fatto tutto bene, vi ritroverete in questo modo. A questo punto andiamo ad inserire l'uncinetto qui per poter chiudere il nostro giro con una maglia bassissima. Da qui facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, e adesso andremo a lavorare nelle maglie che si presenta. Lavoreremo 3 maglie alte, una per ogni punto, 1, 2 e 3 su di un motivo, per poi passare all'altro motivo, lavorare le altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e questa volta lavorare in questo spazio una maglia alta. Quindi faremo una volta 3, una volta 4. Se adesso abbiamo fatto 4, ora in questo motivo lavoreremo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salteremo questo spazio, non lo lavoreremo, e andremo direttamente nell'altro motivo per lavorare 1, 2, 3, e questa volta lavoreremo anche nello spazio in modo da avere 4 maglie alte. Quindi una volta 3 maglie alte, nell'altro motivo lavoreremo 4 maglie alte, una maglia alta lavorata in questo spazio, poi 3 maglie alte, nello spazio non lavoriamo, e poi faremo altre 4 maglie alte. Arrivati a fine giro chiudiamo con una maglia bassissima, da qui facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, e a questo punto lavoreremo una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro, nuovamente una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro. Questo lo faremo per tutto il giro, quindi una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro. Completiamo il giro e poi ci ritroviamo. Completato il giro chiudiamo con una maglia bassissima. Da qui dobbiamo rendere questa maglia in rilievo dietro, quindi facciamo una catenella, passiamo l'uncinetto dalla parte di dietro, la abbracciamo la maglia, facciamo passare davanti e realizziamo una maglia bassa. Da qui filo sull'uncinetto, lavoriamo le maglie come si presentano, quindi questa in rilievo davanti la lavoreremo in rilievo davanti, in rilievo dietro lavoreremo in rilievo dietro. Faremo tutto questo giro in questo modo e poi ne faremo altri 3, quindi in totale devono essere 5 giri. Quindi andiamo avanti in questo modo, facciamo le maglie come si presentano, quindi il rilievo davanti su quella in rilievo davanti, il rilievo dietro su quella in rilievo dietro. Completiamo tutti questi 5 giri e poi andiamo avanti. Una volta completati anche questi giri, il nostro progetto è completato. Se lo andiamo ad aprire, come vedete, è molto carino. Bene, a questo punto a me non rimane altro che salutarvi come sempre, ma prima, siccome questo video andrà inserito sul mio canale nell'arco delle feste, faccio a tutti buone feste, e poi vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video, e se il video vi è piaciuto di inserire un bel mi piace.
Detto questo vi mando un bacione grande e ci vediamo molto molto presto.